Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi vediamo insieme 4 esche artificiali per la pesca a spinning in mare, contraddistinti da grande rapporto qualità-prezzo e soprattutto l'efficacia. Insieme scopriamo quali sono queste esche artificiali, ma soprattutto i dettagli, le caratteristiche, gli spot dove è consigliato utilizzarli, i predatori target principali delle nostre battute di pesca e anche i tipi di recupero che io prediligo. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Come solitamente accade, ci facciamo aiutare da un documento che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Quindi 4 esche sotto alle 10 euro, quindi esche abbastanza economiche, dedicate alla pesca a spinning in mare. 4 esche che sono molto efficaci. Le scopriamo insieme. Che cosa facciamo oggi? Siamo partiti con questa introduzione. Il prossimo capitolo sarà quello delle caratteristiche e i parametri che vedremo insieme per tutte le esche artificiali. Quali sono queste esche artificiali che io oggi vi presento? Sono il Saxton della Caperlan, prodotto e distribuito dalla Decathlon, il Surfwalker 2.0 di casa Savage Gear, il Biz Minnov della Yatsui e poi ho inserito anche un'esca siliconica, come comunemente vengono chiamate le esche in gomma, distribuita e prodotta dalla Molix, l'RT Shad. Partiamo adesso con le caratteristiche e i parametri che considereremo per ogni esca artificiale di cui analizzeremo un po' le caratteristiche. Parleremo dei dettagli, quindi le specifiche tecniche, lo spot o gli spot dove è consigliato utilizzare queste esche artificiali, le condizioni di utilizzo meteo marine, le scopriamo insieme, i predatori a cui sono destinati, che siano spigole, serre, barracuda, quelle sono i target principali dello spinning sottocosta mediterraneo, e i tipi di recupero consigliati per ogni esca artificiale. Passiamo subito con la scheda dedicata al Saxton della Caperlan, che è la prima esca artificiale di cui oggi parliamo qui su Planet Spin Fishing. Sono tutte esche che noi possiamo trovare sotto le 10 euro e sono tutte esche molto facilmente reperibili sia per quanto riguarda lo shopping online nei vari negozi online di pesca, ma sono esche artificiali che molto spesso troviamo anche nel negozio sotto casa, o come in questo caso, trattandosi del Saxton di casa Caperlan, li troviamo distribuiti anche nei Decathlon. Per quanto riguarda il Saxton, la misura che io consiglio è il 110, ne esistono anche altre versioni come il 75 se non erro, che comunque si tratta di un'esca un po' specifica per il light spinning, mentre in questo caso, trattandosi del fratello maggiore, quello di 11 cm, è un'esca artificiale, diciamo, che si adatta maggiormente a diverse condizioni di utilizzo. Questo jerkbait è galleggiante, quindi floating, e dal design molto realistico, ispirato alla classica acciuga, soprattutto questa colorazione. È costituito da un sistema di trasferimento interno della massa magnetica e quindi permette di fare dei lanci molto lontani come distanza. È un artificiale polivalente da utilizzare in diversi spot e condizioni meteo marine. Il peso è 14 grammi per la versione floating, mentre arriviamo a 15 per quella suspending. Dotato di 2 ancorette VMC, non è previsto il rattling interno e non ha armatura passante. La profondità di nuoto, quindi l'azione, varia tra i 40 e i 60 cm di profondità. Passiamo adesso alla scheda tecnica per quanto riguarda il Saxton della Caperlan. Partiamo dagli spot. Per le mie personali esperienze penso che sia un'esca adatta un po' a tutte le tipologie di spot con cui possiamo confrontarci nello spinning inshore. Si parte dal porto, sia interno porto che esterno porto. È un'esca adatta anche alla spiaggia e soprattutto
alle foci oppure a quei tratti diciamo di spiaggia dove si alternano dei bassi fondali a delle secche, a dei canaloni oppure ecco alle scogliere basse, perché è un'esca che comunque possiamo farla lavorare nei primi strati d'acqua e quindi non abbiamo la paura di eventuali incagli diciamo, negli spot frastagliati o dove ci sono degli ostacoli affioranti o semiaffioranti. Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo, penso che sia un'esca adatta sia al mare calmo ma anche al mare poco mosso e soprattutto con vento contrario, dove come ho detto prima sfruttiamo le capacità del sistema magnetico previsto in questa esca artificiale che ci favorisce i lanci lunghi. Per quanto riguarda i predatori, tra tutti penso che la spigola e il serra siano quelli a cui ecco, possiamo destinare le nostre battute di pesca. Tuttavia è un'esca artificiale che per la somiglianza realistica ben si adatta sia al barracuda che altri predatori, tra cui anche piccoli tunnidi, piccole palamidi. Comunque si tratta di pesci con cui possiamo confrontarci solitamente nelle nostre battute di pesca. Per quanto riguarda indicazioni sul tipo di recupero, in questo caso, ecco, lascio un po' la scelta a voi pescatori perché per le mie condizioni di utilizzo prediligo il recupero lento o a media velocità accompagnato di tanto in tanto con delle gercate, però ecco dipende anche un po' dall'attività predatoria con cui ci confronteremo. Come già ben sapete, con un'attività predatoria molto bassa consiglio di diminuire la velocità. Invece con pesci in attività che fanno magari cacciate o inseguimenti, in questo caso ecco prediligo un recupero un po' più attivo, più veloce, sincopato, quindi alternando stop e magari delle ripartenze. Passiamo adesso alla prossima esca che vi consiglio, Surf Walker 2.0 della Savage Gear. Si tratta di un needle ideale principalmente per i pesci serra e si tratta dell'evoluzione del Surf Walker prima edizione realizzato dall'azienda Savage Gear e ci sono in questo caso tante migliorie. Anche questo artificiale si trova in quella fascia di prezzo sotto le 10 euro. Infatti in tanti shop anche online lo troviamo in offerta tra le 8 e le 9 euro e vi assicuro che è un'esca per quanto riguarda la definizione dei dettagli, le caratteristiche di lancio e anche l'azione di nuoto. È un'esca che sfida le big, quindi sfida le esche più blasonate e conosciute, soprattutto per quanto riguarda questa categoria, quindi parliamo dei needle oppure esche di superficie. Caratteristiche: 180 mm di lunghezza per 29 grammi di peso. Questo nuovo design è migliorato per avere un assetto di volo e lanci più lunghi di circa il 30%, e questo è un dato che io confermo assolutamente. Infatti anche con poco sforzo, senza grandi doti tecniche di lancio, si riescono a fare dei lanci molto lunghi e precisi, lanci molto più lunghi se paragonato ad esche di simile fascia e di simile diciamo lunghezza e peso. Che cosa succede poi? Durante l'azione di recupero, e quindi passiamo alla prossima scheda, si adatta a diverse tipologie di recupero. Possiamo fare schizzare sull'acqua e quindi facciamo il recupero skipping, ma si adatta anche a recuperi un po' più lenti e in alcune condizioni io lo preferisco anche con il classico recupero VTD. Dipende ovviamente anche dallo spot in cui ci troviamo. Solitamente per la pesca nei porti o in presenza di foci sulla spiaggia, diciamo che il recupero lineare più veloce è quello che si adatta principalmente alle condizioni di recupero classiche che io
prediligo soprattutto per i predatori come il serra. Trattandosi invece di ricerca del barracuda, magari in interno porto, in alcuni casi è consigliato un recupero molto molto lento. Diciamo facciamo una sorta di slide sul pelo dell'acqua, quindi un recupero molto lento con una cercata accompagnata della canna, e vediamo che l'esca, ecco, segue delle traiettorie molto lente, molto sinuose, e in tante occasioni si è rivelato il recupero ideale soprattutto per il barracuda. Passiamo adesso alla prossima esca, e ho integrato in questo set di 4 esche artificiali anche una soft bait, ovvero parliamo dell'RT Shad di Casa Molix. Allora, questa piccola esca realistica è realizzata attraverso una morbida miscela di gomma ad alta densità che dona all'esca artificiale un nuoto molto realistico e delle parvenze molto simili al pesce vero. È realizzato in diverse lunghezze, però io personalmente per la pesca in mare consiglio quella da 7 pollici. La forma è la classica imitazione di pesce foraggio, ha un profilo idrodinamico e un paddle molto voluminoso. Questo ci aiuta in determinate condizioni di utilizzo, soprattutto in determinati spot come l'interno foce o l'esterno foce, che secondo me è la patria un po' della spigola, il target principale per questa esca artificiale. Tuttavia possiamo utilizzarla anche dalla spiaggia, dalla scogliera e in diverse condizioni meteo marine, soprattutto con il mare calmo o il mare poco mosso, magari facendo lavorare quest'esca artificiale sulla mezz'acqua o sul fondo, rasentando pianori, secche. È un'esca ideale per i bassi fondali. Come tipo di recupero io prediligo quello lento, lineare, dove facciamo lavorare principalmente la codina, e l'esca si muove con soprattutto nella parte posteriore della coda, con un nuoto molto vibrante che riusciamo a bene a sentire in canna, e quindi ci dà la parvenza che l'esca nuota bene. Possiamo alternare il tipo di recupero con degli stop, delle ripartenze, quindi stop and go, e molto spesso proprio sulla ripartenza successiva allo stop abbiamo l'attacco, diciamo, della preda che magari ha seguito, ha intercettato l'esca artificiale, decide di sferrare l'attacco decisivo per non perdere il facile boccone non appena, ecco, riprendiamo il recupero. Come recupero alternativo possiamo anche farlo saltellare sul fondo, oppure il classico recupero a dente di sega, quindi lo recuperiamo sempre a media lenta velocità, facendolo salire sulla colonna d'acqua e poi lo facciamo affondare. Questo tipo di recupero lo possiamo definire o a saltelli oppure il classico dente di sega. L'ultima esca, ma non per questo meno importante, che presentiamo qui in questo set di 4 esche artificiali sotto i 10 euro, molto efficaci per la pesca spinning in mare, è il Beads Mirnov di Casa Jatsui. È un'esca che secondo me è ideale principalmente e soprattutto per chi è agli inizi, perché è un'esca che non necessita di una grande padronanza di quelle che sono le capacità tecniche della fase di recupero, perché è un'esca che basta lanciarla e recuperarla a lenta o media o alta velocità. È un'esca che fa tutto da sola, quindi non ha bisogno di grandi competenze tecniche. È un hard bait dalla forma affusolata, molto realistica, con un'azione ben miscelata di rolling e wobbling. Se non conoscete che cosa è il rolling e che cosa è il wobbling, vi mando a un altro video che ho realizzato, che è già presente sul canale Planet Spin Fishing su YouTube, che vi invito a visualizzare. Parliamo un po' delle caratteristiche di questa esca artificiale: 9 cm per 9 grammi. Anche in questo caso è un'esca che è realizzata in diverse misure, ideale anche per la piccola traina sottocosta, mentre questo modello con questa lunghezza e questo peso penso sia quello ideale per la classica pesca a spinning, la pesca al lancio, con un'attrezzatura medio leggera.
l'affondamento, quindi l'azione è floating, quindi si tratta di un'esca tipicamente galleggiante. Al suo interno è presente il sistema Mag System, ovvero lo spostamento magnetico della pesistica, che ci permette di far raggiungere grandi distanze con poco sforzo, realizzato in 11 colorazioni, quindi possiamo scegliere quella che più ci aggrada. Io personalmente preferisco questa bianca, il classico latterino, perché in tante condizioni di utilizzo mi ha portato delle catture, soprattutto in condizioni di pesca notturna o condizioni, diciamo, meteo marine, con mare mosso, con tanta risacca, con colorazione velata dell'acqua. Quindi per quanto riguarda gli spot è ideale per tutti gli ambiti in cui noi possiamo svolgere le nostre battute di pesca: dal porto, foce interna, foce esterna, in spiaggia, dalla scogliera, condizioni di utilizzo classiche meteo marine. Io prediligo questa esca sia con il mare calmo ma anche con il mare mosso, dove la presenza della paletta ci aiuta a mantenere l'esca in assetto anche con mare mosso e in presenza di vento. Ecco, non ci fa perdere tanti metri sul lancio, anzi è un'esca che preferisco perché, essendo molto piccola, compatta, a differenza magari di esche più lunghe, più voluminose, durante l'azione di lancio, prendendo poco vento, ci permette di raggiungere quel metro in più che in presenza di predatori che si mantengono molto distanti dal sottocosta può essere, ecco, quel dettaglio da sfruttare che ci fa la differenza in termini di catture. Per quanto riguarda i predatori, principalmente la utilizzo per la spigola. Tuttavia, sia per la pesca dalla costa, quindi inshore, che offshore, quindi pesca dalla barca o altro natante, kayak, belly boat o anche un semplice pedalò, può essere utilizzato per la ricerca di tunnidi, per esempio, ma anche palamite. Tuttavia possiamo utilizzarla anche per il serra, il barracuda, la lecciamia, diciamo tutti i predatori che possiamo trovare nel sottocosta. Tipico recupero che io consiglio è quello lento o veloce, molto lineare, quindi io non prediligo cercare tanto questa esca artificiale, tuttavia non è detto che non si possa fare. Però ho avuto maggiori soddisfazioni con un recupero molto lento, ideale per la spigola, intervallato da stop e ripartenze. Cari amici, siamo alla conclusione di questo video, spero vi sia piaciuto. Sono dei consigli che io do a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi alla pesca spinning in mare, scegliendo 4 esche dal grande rapporto qualità-prezzo, quindi sotto le 10 euro, ma dalla grande efficacia, e quindi evitiamo di comprare esche artificiali che poi magari a lungo andare non utilizziamo più e fanno polvere nella nostra cassettina o pesa alla nostra bacheca. Quindi se vogliamo cominciare con 4 esche valide, non vogliamo spendere tanti soldi, oppure magari chi è già più esperto, chi è già più tecnico e vuole provare delle esche artificiali che io consiglio grazie alla loro efficacia, ecco, questi sono 4 modelli che possiamo provare. Quindi basta comprarli sia nei negozi online oppure li troviamo disponibili sotto casa, e se ci sono i pesci al 99% sono esche catturanti, valide, che ci daranno soddisfazioni in pesca. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento, fatemi sapere il vostro, la vostra opinione in merito, suggeritemi degli altri video che volete far realizzare qui su Planet Spin Fishing. Vi ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning in mare, ma non solo, anche al kayak fishing. Ci sono guide dedicate alle esche artificiali hard bait e soft bait. C'è davvero tanto materiale. Vi lascio il link in descrizione per raggiungere facilmente lo shop Amazon. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo come sempre il prossimo video qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima.